Ecco, vi presento il quadro che ha dato il nome proprio al movimento. Si intitola Impression Soleil Levant, impressione al levar del sole. E qui è proprio un'impressione, perché non c'è più niente di quello che all'Accademia insegnano. Non c'è disegno, le barche sono abbozzate, si perdono, non c'è appunto la prospettiva, perché qui è tutto, si capisce, c'è una profondità, ma le regole, diciamo, che avevano imperato fino allora, gli impressionisti le stravolgeranno, soprattutto andando a dipingere all'aperto. Loro faranno 8 mostre e la prima, ve l'ho detto, è del 1874, l'ultima è dell'86. Renoir però partecipa solo a 3 delle 8 mostre che farà il gruppo. E un grande sostegno a tutti gli impressionisti verrà proprio da Paul Durand-Ruel, che è questo commerciante, un gallerista che vi ho detto ha un negozio a Parigi e poi ce n'è una anche a Londra, una galleria a Londra. E tanto che le opere di questi impressionisti vengono grandemente criticate e lui è l'unico, uno dei pochi che le sostiene. Già il nome impressionisti viene perché i loro quadri, giudicati negativamente, fanno impressione. E che cos'è che colpisce gli impressionisti rispetto a, diciamo, ai pittori precedenti? E cos'è che cercano? Loro cercano quello che è l'attimo fuggente, il momento, un'istantanea. Considerate in quegli anni è stata inventata anche la fotografia, no? Quindi gli impressionisti se ne serviranno della fotografia, soprattutto per il taglio, certe inquadrature particolari, però la pittura, vi faccio un esempio, fiamminga, che era il massimo della ricercatezza, della perfezione tecnica, si arrivava a una pittura talmente fotografica che a questo punto l'artista, se continua a dipingere alla maniera fiamminga, perde l'interesse perché in quegli anni era inventata la fotografia e la fotografia sostituisce quello che i pittori fiamminghi fino allora erano riusciti a fare con le loro mani e non con un mezzo meccanico. Ecco che gli impressionisti allora si rivolgono verso una rappresentazione di una sensazione istantanea, di un attimo fuggente. Vogliono darci l'impressione di quel momento, tanto che, lo sapete, no? Loro si recano a dipingere all'aperto. E qui vedete, questo potrebbe essere un paesaggio impressionista visto, e questa è la percezione immediata che l'artista ha della realtà. Loro studiano molto la luce, il colore e soprattutto vanno a dipingere all'aperto. Questo è stato favorito senz'altro dall'invenzione, lo sapete, del colore in tubetto. E non a caso il colore in tubetto di zinco nasce intorno al 1830, quindi per gli artisti diventa un atelier portatile. Non hanno più da pestare colori, da stare chiusi nello studio. Sicuramente anche artisti prima degli impressionisti andavano all'aria aperta, però era limitato a qualche bozzetto, a qualche ora e poi rifinivano tutto in studio. Gli impressionisti sono i primi che vanno proprio all'aria aperta a dipingere. Guardate, qui si vede bene, no? L'artista che sta dipingendo con la tavolozza, i colori, seduto su uno sgabello e sta dipingendo proprio alla luce del sole per cogliere l'attimo fuggente. E direte voi, e come si fa a cogliere l'attimo fuggente? Per fare un dipinto ci vuole del tempo, no? Non è che si fa in 5 minuti, come si fa a cogliere un attimo? E loro facevano così, portavano le tele appresso a loro, diverse tele, e le posizionavano sul cavalletto a rotazione. È logico, se si mettevano la mattina alle 10, a mezzogiorno già le condizioni erano cambiate, o alle 3 poi del pomeriggio, figuriamoci. E quindi loro facevano tutte le mattine alle 10, mettevano il solito dipinto per, che devo dire, un quarto d'ora, poi un altro dipinto, poi un altro dipinto ancora. E lavoravano ogni dipinto nella stessa fascia oraria, nelle stesse condizioni, proprio per cogliere la stessa sensazione immediata. Considerate che comunque questi artisti sono molto rapidi perché non facendo il disegno fanno una pittura che viene definita alla prima, è una pittura molto veloce, si lavora sulla tela e poi all'aria aperta il colore asciuga molto di più, no? E, loro esaltano non solo anche le persone, va bene la vita, ma anche il paesaggio urbano, non solo il paesaggio di campagna.
e esaltano proprio i lati piacevoli della vita. Vi mostro solo per farvi un'idea, questa è Monet, la serie di 30 tele della cattedrale di Rouen. Se voi vedete bene, sono una serie del 1894, cioè capite bene, qui il disegno non c'è, la cattedrale scompare nel colore, perché se non ci fosse il colore, togliete il colore e qui sparisce tutto, no? Vedete i giochi di luce, come cambia il rosone nelle varie fasi della giornata? Ha colto proprio sensazioni e attimi diversi. Questa, vedete, è una pittura immediata, non si fanno bozzetti, si fanno sempre meno, come vi ho detto, anche disegni preparatori e si va all'aperto, anche se ricordatevelo, anche gli impressionisti però riferiscono le loro tele in atelier. E lo vedrete, ho trovato una lettera che scrive Renoir e ve la mostro che cosa pensa lui appunto della pittura all'aperto. Un altro elemento, vedete, scompare il disegno e i bordinetti, non ci sono bordinetti nei dipinti, vedete c'è questa pennellata vibrante. E secondo voi qual è l'effetto che piace di più agli impressionisti per rendere l'effetto vibrante? L'acqua, no? Vedrete molti dipinti sono giocati sul tema anche dell'acqua, perché l'acqua per sua natura è così movimentata e crea questi effetti molto belli. Che dire di opere come Le Moulin de la Galette? Le Moulin de la Galette lo presenta alla terza mostra degli impressionisti. L'ultima alla quale, come vi ho detto, partecipa solo a tre, Renoir partecipò. Fa una scena di ballo all'aperto in questo luogo che si chiama Moulin de la Galette. Era praticamente un vecchio mulino abbandonato dove ci si ritrovava per mangiare. Sapete perché si chiama la gallette? Perché le gallette erano dei dolcetti, queste gallette, che venivano date a chi comprava il biglietto per entrare. Erano come un omaggio, come oggi si fa la bevuta, chi entra a una serata da ballo in discoteca e magari c'ha la bevuta gratis, qui davano queste gallette e quindi ci colpisce sicuramente in questa scena che cosa? Proprio questo movimento, questo turbinio di gente, la folla, la rappresentazione veramente anche studiata di tutti questi personaggi. E è stato comunque questo dipinto iniziato all'aperto, in plein air, ma poi terminato in atelier. Guardate, questo ve lo mostro più in dettaglio ravvicinato. Guardate queste due figure, come ci colpiscono, no? Con i loro vestiti. E guardate la luce degli alberi che filtra dagli alberi, tra le foglie, crea tutti questi giochi luminosi. Gli impressionisti malvolentieri usano il nero è un colore che generalmente non amano, e faranno le ombre colorate, infatti verranno criticati anche per questo, i blu, i viola, la neve viene fatta blu, viola, no? Le ombreggiature per esempio. Qui quello che ci colpisce veramente è questa vitalità, questa gioiosità della vita e anche la vivacità proprio di una pennellata pittorica molto sciolta e libera.